Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video nel canale. Io sono Federico del canale Segugio Garage e oggi sono alle prese con la Fiat Panda 4x4 169 perché voglio andare a sostituire il silent block del differenziale posteriore. Ho notato che c'era un rumore secco e sordo, quindi vi farò ascoltare questo rumore che si sente soprattutto quando si va ad alti giri 2000-3000 e si effettua un cambio di marcia dalla seconda alla terza. Questo ho notato. Quindi in questo video andremo a ascoltare il rumore che fa. Vedremo anche un piccolo video nel quale si vede il gioco che ha il differenziale quando viene sottoposto a delle forze torcenti. Vorrei provare a non scendere giù il differenziale posteriore ma effettuare tutto sul posto. Come avete già visto, ho messo l'auto sulle rampe per poter lavorare più comodo e ho infilato il carrellino. Vedremo anche il ricambio e la strumentazione che utilizzerò. Devo ammettere che avevo notato questo problema anche dopo l'installazione dell'albero di trasmissione che ho fatto in un precedente video che vi linko qui sopra, ma ho voluto tenere questa sostituzione in un video completamente a parte. Ho intenzione di fare questa operazione di estrazione e di inserimento del nuovo silent block direttamente sul posto, quindi senza staccare il differenziale e senza utilizzare una pressa, ma utilizzando un estrattore sul posto. Qui ho l'estrattore e qui ho il ricambio, quindi con tutto questo ci vediamo subito dopo la sigla. Ed eccoci tornati, questo è il ricambio, quindi il silent block da sostituire, e come estrattore utilizzerò questo. Per far prima a svitare i vari dadi utilizzo il solito trapano, soliti guanti, e ovviamente ci vorranno le classiche bussole. Io uso queste lunghe che sono molto comode, ovviamente anche delle classiche chiavi combinate. Adesso ci andiamo a sentire in un video che ho già registrato il rumore che fa quando si cambia la marcia, come già detto prima. Non fate caso al tintinnio che si potrebbe sentire perché è il tintinnio proveniente dal vecchio albero, prima di sostituirlo con quello nuovo. Subito dopo, con una leva, andremo a vedere il gioco del differenziale. Allora, questo è il differenziale posteriore, qui c'è il tappo di scarico dell'olio, questo è il tappo di carico dell'olio. Questa operazione di sostituzione dell'olio ve l'ho fatta vedere in un precedente video che vi linko qui sopra. Qui abbiamo il silent block che è da sostituire e ora con un leverino vi farò vedere il perché. Metto una leva e andiamo a vederci il gioco, veramente pazzesco, balla veramente tutto. Ogni cambio di marcia questo silent block non assorbe la forza, quindi assolutamente da sostituire. Addirittura anche se faccio a mano libera, pressione sul differenziale, ha un movimento di gioco veramente elevato. Devo quindi ora rimuovere questa vite e il relativo dado, quindi per togliere questo bullone mi faccio spazio togliendo la barra stabilizzatrice, quindi c'è da svitare una e due viti e ovviamente anche la relativa bielletta. Lo stesso ovviamente va fatto dall'altra parte, quindi due viti e la bielletta da rimuovere. Casomai mi servisse ancora altro spazio per poter usare l'estrattore, andrò ad allentare i supporti in maniera tale da far scendere leggermente il differenziale anche di qua. Faccio lo stesso con quell'altra e poi mi dedico a staccare l'intera
barra. Per staccare il cavallotto c'è bisogno di una 13. Questa testa è molto accessibile, mentre per quella in fondo utilizzo uno snodo del genere. Questo snodo mi permette di lavorare in angolazioni particolari. Questa è l'intera barra stabilizzatrice posteriore con le sue biellette, quindi se dovete andare a sostituire solo le biellette ovviamente non togliete tutta la barra, ma l'operazione è essenzialmente quella di svitare i due dadi che tengono la bielletta ferma sulla barra stabilizzatrice. Se dovete cambiare i gommotti, che in questo caso sono buoni, dovete togliere la barra e sostituirli e poi rimetterla su. Quindi ora metto da parte la barra stabilizzatrice e vediamo di togliere il dado che tiene fermo la parte posteriore del differenziale. Per svitare questo bullone, allora, da parte del dado è una 18, mentre da parte della testa è una 19. Liberata anche la vite, però questo spazio non è sufficiente per poter, vedete il silent block come è completamente distrutto, sfatto. Non ho lo spazio per poter mettere l'estrattore, quindi vado ad allentare un po' queste viti e metto sotto il crick che mi tiene in posizione leggermente il differenziale. Mm. Lo faccio scendere leggermente in maniera tale da avere più spazio per lavorare sul silent block. Ho abbassato il differenziale, scoprendo quindi completamente il silent block. I supporti li ho staccati completamente, ho tolto le due viti e ho messo tutto su questo cavalletto un po' più robusto con un pezzo di legno, quindi in questa maniera posso lavorare correttamente, comodamente sul silent block. Questa è la valigetta con l'estrattore AC che si utilizza per estrarre i ball joint, quindi le testine a sfera. Io penso di poterla utilizzare anche per estrarre il vecchio silent block e inserire quello nuovo. La configurazione è essenzialmente questa qui. Facciamo finta che questo è il vecchio ball joint che dobbiamo estrarre. Io andrò a mettere questo cilindro che va a spingere, che è dello stesso diametro del silent block da rimuovere. Da quest'altra parte invece andrò a mettere un bicchiere che riceverà il silent block appena estratto. Quindi andando a stringere, avvitare questa vite, questo cilindro spingerà e porterà fuori il silent block che andrà a finire nel bicchiere. Discorso inverso quando dovremo ovviamente reintrodurre il nuovo silent block. Questo è il vecchio e questo è il nuovo. Siccome hanno una posizione leggermente decentrata, io lo rimetterei nella stessa identica posizione. Un martello e uno scalpello vado a rimuovere la parte vecchia di gomma del silent block. Allora, ho messo l'estrattore con questa configurazione. In pratica la vite va a spingere e a far fuoriuscire il silent block vecchio, che verrà ricevuto in quest'altro bicchiere vuoto qui. Quindi ora vado a mettere un po' d'olio qui e con una 22 vado a spingere.
silent block sta uscendo da questa parte qui a destra, mentre questo, diciamo, tondino sta entrando per scalzarlo. Sempre un po' di lubrificazione. Quindi questo è il vecchio che utilizzeremo per far entrare quello nuovo. Io adesso darò una pulita con una spazzola metallica alla sede. Quindi ora ho estratto il vecchio silent block e ne approfitto per prendere una bella tazza di tè e intanto vado a vedere, a controllare che il nuovo silent block sia dello stesso diametro del vecchio. Perfetto, corrispondono perfettamente. È arrivato il momento anche della merenda con questi dolcetti a base di farina di castagne, zucchero a velo di canna e cioccolato. Ci voleva proprio dopo tutta questa fatica. Per la pulizia della sede utilizzo questa spazzola qui. La sede è bella pulita, splendida e splendente. Per rimettere dentro quello nuovo, ovviamente utilizziamo come cilindro per spingerlo dentro esattamente il silent block vecchio. L'ho ripulito internamente per poter spingere meglio e non avere intralci. Ovviamente ricordiamoci che c'era un verso e io lo sto rimettendo esattamente come era messo prima, quindi diciamo con questa parte scavata sotto e sopra questa specie di V che va verso l'alto. Quindi ora metto l'estrattore in modalità per inserire. Ed eccomi giunto alla fase dell'inserimento del nuovo silent block. Per me è passata una giornata, per voi saranno passati solo pochi secondi dal momento che ho fatto una pausa. Questa è la configurazione che ho realizzato. Praticamente questa è la vite che va a spingere su questo piattello, che a sua volta va a spingere sul vecchio silent block che ha le stesse identiche dimensioni in termini di diametro del nuovo silent block che ho iniziato già a spingere dentro. Quindi ora vado a lubrificare e a finire di far entrare completamente il silent block. Dopo non mi resterà altro che far risalire questo crick e riattaccare i supporti, i due supporti superiori, sinistra e destro, e poi attaccare finalmente il supporto posteriore facendo entrare la vite nel nuovo silent block. Sembra che sia entrato tutto, in realtà c'è rimasto qui un bordino e quindi ora riapplico nuovamente l'estrattore e lo spingo completamente dentro. Dopo qualche altro colpetto da questa parte siamo arrivati ad averlo inserito ed è equidistante, diciamo, dal bordo sia da questa parte che da quest'altra parte, quindi il silent block è perfettamente in sede. Quindi ora comincia tutta la parte del rimontaggio. Adesso che andrò a rimettere le viti dei supporti superiori e del supporto posteriore del differenziale della Panda, queste viti le andrò a pulire per bene ed in più metterò un po' di grasso a rame, perché essendo una zona dove c'è sempre presenza di acqua, schizzi, acqua, fango, in questa maniera si evita il formarsi di ruggine. Una volta sistemati i due supporti non mi resta che
alzare il crick fino a far allineare questo foro nel telaio con quello nel silent block. Ho fatto passare la vite, ora metto il dado e lo stringo, successivamente vado a stringere per bene questi supporti utilizzando una barra lunga in maniera tale da stringerlo a dovere, e poi non mi resta altro che rimettere in sede la barra stabilizzatrice. Inutile dire che una volta che ho stretto questo bullone con il nuovo silent block non c'è alcun movimento, neanche mettendo a leva con un piccolo piede di porco. Questa volta non c'è gioco, quindi mi aspetto che quel rumore che sentivo in abitacolo e l'oscillamento che avevo del differenziale posteriore non ci siano più. Ho rimontato le biellette, rimessi i cavallotti della barra stabilizzatrice anche di qua e quest'altra bielletta, quindi ora torniamo su. Eccoci quindi giunti al termine di questo video, nel quale ho sostituito il silent block nel differenziale posteriore nella Fiat Panda 4x4 169. Tutti gli strumenti che avete visto in questo video li trovate linkati qui sotto in descrizione. Oltre quindi all'estrattore ho utilizzato anche il crick da pavimento e questo snodo che per lavori angusti è molto comodo perché è accoppiato alla bussola, permette di lavorare molto velocemente in questa maniera in posizioni veramente strane. Oltre a questo ho utilizzato anche un po' di grasso a rame per evitare l'ossidazione delle viti. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, lasciate qui sotto un commento e un mi piace al video. Mi raccomando, questo è importante per supportare il canale. Con questo è tutto, un saluto e alla prossima!